Perché cosa volevi offrirmi? No, non ti offro nulla, ti chiedo qualche cosa, da come ti piace più essere inquadrato. No, non mi piace in nessun modo. Ti metto filosofo e basta. Ecco, filosofo. Filosofo, Giorgio Colli, filosofo. Vabbè, ma per renderlo pubblico. Il distacco dalla propria opera lascia traccia di sé nell'opera stessa. Il paesaggio toscano diventa carico di mistero nella pittura del Rinascimento. Dietro si nasconde la vita dell'autore, i nessi personali sfuggono. In quel mistero si esprime la volontà di celarsi, il possesso di un'altra ricchezza. Più remoto ancora è lo sfondo in ciò che sopravvive della Grecia più antica. Di qui l'ambiguità, la leggerezza, l'incoerenza, l'estraneità a ogni trama finalistica di quelle opere, poesie, statue, templi, pensieri. Il distacco in cui sono sorte è la causa della loro ambiguità. A un certo punto diviene inevitabile domandarsi se la vita che viviamo è nostra veramente o non ci appartiene affatto. Quando mai si riuscirà a non dipendere dai fatti esterni, sempre pronti a travolgerci, a trascinarci alla deriva? È possibile non farsi sopraffare da quanto ci accade intorno? C'è una via per andare oltre la nebbia assidua dell'abitudine e della dispersione, per superare il frastuono che avvolge la nostra vita quotidiana e impedisce di riconoscere se stessi, di sapere chi siamo. Come si arriva a scoprire la forza irradiante dell'interiorità? Come affidarla a un tono di vita esclusivamente proprio? Questa è la casa di Giorgio Colli, un filosofo, uno che ha saputo dare un significato presente, tangibile, a un'attività del conoscere che anzitutto ha ispirato la sua vita di tutti i giorni, decisamente emancipandola dalla direzione e dalla velocità del vento. Chi lo avvicina è costretto a uscire dal vago, dall'indeterminato. Gli argomenti su cui si adagiava ora gli appaiono evasivi e si configurano come un'accettazione inconsapevole della realtà qual è, con tutti gli inganni dei suoi artifici. Sei te, allora, tecnico. volevi vedere quello Io non so, ti occupavi di queste cose. La mamma voleva quello della passeggiata nel giardino. quello di lei. Piccolo? No, non so se lo va. Tornato non era mai. No, era aggiornato. Bisogna mettere la Ma spina. l'unico quello, forse quello dove c'è Maria, dove c'è Maria. Questi che cosa sono? Questi sono degli altri super 8. Ah, maratona. No, Benissimo, benissimo, non so. Vedi? Tutto è pronto. Tutto pronto. Chiudiamo un po'. Allora? Ora affiorano domande assillanti, rimaste a lungo in un silenzio senza risposta. Ora questo silenzio drammatico è rotto in modo essenziale. I dubbi invariabilmente elusi sono affrontati e portati alle estreme conseguenze. Le domande non restano più ferme a suscitare altre domande, ma approdano all'olimpica essenzialità della risposta. Ora si entra in una mobilità che porta a un nuovo stato di coscienza. Il mutamento è tale da vincere la solitudine.
Ora si è in una dimensione che infrange la fissità insormontabile di barriere acquisite, dissolve vecchie e nuove soggezioni, conduce a certezze proprie, pervade e trasforma l'esistenza. Giorgio Colli cresce in quella Torino fra le due guerre che vede sconfitta la sua tradizione di libertà. Al Cavour guarda come a un prestigioso concittadino non soltanto per la sua statura europea di statista, ma per il suo stile di vita, tanto spregiudicato da consentirgli di giocarsi alla Borsa di Parigi una fortuna finanziaria, per la sua ansia di vivere non passivamente e la sua capacità di rischio da impegnare poi nella vocazione politica. Torino gli è complessivamente congeniale. È la città che all'indomani della Grande Guerra ha rinnovato le sue scelte di fondo e successivamente ha tradotto una rivoluzione politica mancata nell'elaborazione individuale e culturale. L'area di casa è caratterizzata dalla figura del padre, un imprenditore del giornalismo che quando la stampa italiana perde ogni autonomia di fronte alla dittatura fascista si trae in disparte per riprendere un ruolo che sarà determinante quando verrà il tempo della liberazione e della ricostruzione democratica. L'ambiente scolastico in cui entra Giorgio Colli asseconderà una formazione spregiudicata, libera da pregiudizi e da schematismi. In quel vivaio di intelligenze che è il liceo d'Azeglio, il primo anticonformismo è di natura politica, con professori come Augusto Monti, che definirà il Massimo d'Azeglio una fucina di antifascisti, per effetto dell'aria, del suolo, dell'ambiente torinese e piemontese. Con tutto ciò, l'impatto con il liceo sulle prime sembra denotare un'incomprensione analoga a quella futura delle istituzioni accademiche più ufficiali, ma la cosa si ferma al primo trimestre della prima liceale. Il primo incontro di Giorgio Colli con Friedrich Nietzsche risale proprio a questi anni di liceo. Tra il 1888 e l'89 Nietzsche si era avventurato in questa pacatezza aristocratica e il 16 dicembre dell'88 Nietzsche scriverà all'amico Peter Gast: «Nella galleria subalpina sulla quale ho la vista uscendo dalla mia camera, l'ambiente di questo tipo più bello ed elegante che io conosca, tutte le sere suonano il barbiere di Siviglia e in modo egregio. Si paga un po' più di quel che si consuma». Ma proprio a Torino, che definisce il solo luogo dove io sono possibile, 2 settimane dopo Nietzsche precipita in quel delirio da cui non farà più ritorno. Giorgio Colli era molto torinese, molto piemontese, proprio come carattere di tradizioni familiari, però non so, non direi che il suo pensiero e la sua formazione fosse legata a un particolare ricerca di paesaggi tipici come può essere questo, insomma. Io l'ho conosciuto quando ero al liceo e lui stava finendo l'università e diciamo io ero ancora molto incerto e immaturo e il contrasto con lui, che invece fin da allora aveva già scelto la sua strada, diciamo, aveva già maturato alcune convinzioni profonde, credo che fosse un contrasto marcato, insomma. No, non si parlava diciamo, di progetti del futuro, si parlava molto della realtà di allora, che era quella degli ultimi anni del fascismo, dell'atmosfera opprimente che gravava su tutti noi. Sapeva anche quel che era, cioè di essere un filosofo, un ricercatore della verità, e non pretendeva di essere altre cose, insomma.
Giunto all'università, Giorgio Colli scopre un congeniale esempio di indipendenza in Piero Martinetti, ormai privato della sua cattedra. È uno dei rari casi in cui Giorgio Colli abbandona quel suo caratteristico riserbo che lo farà ritenere scontroso dalla cultura ufficiale. Nel 1939 Gioele Solari gli consente di laurearsi con una tesi sulla politica di Platone. Provoca l'interesse dello stesso Croce, che recensisce il lavoro di questo ventenne che non gli è e non gli sarà discepolo. Il viaggio che ora Giorgio Colli compie in Inghilterra, interrotto dallo scoppio della guerra, non esaurisce il suo significato nella pura attività di ricerca. Lo conferma la conclusione del suo primo lavoro. Scopo dell'uomo è la conoscenza, e la conoscenza si raggiunge nella comunità e per la comunità. Ma lui a Torino è stato compagno di scuola di miei amici, era compagno di scuola di Felice Balbo soprattutto. E credo che sia stato proprio Felice Balbo, almeno così risulta dai documenti, che lo introdusse in casa editrice e gli chiese di collaborare con delle traduzioni. Cosa interessante è che proprio il primo lavoro che fece per noi fu la traduzione del Platone di Hildebrand. E questo rapporto risale nel 1943, lui fece la traduzione in tempo perché era un uomo molto preciso nelle sue date, nei suoi impegni, e consegnò la traduzione prima dell'8 settembre, cioè il manoscritto e il coso giacquero qui poi per alcuni mesi durante l'occupazione tedesca. La cosa più interessante era che questo personaggio si identificava molto con altri personaggi della casa di Einaudi, per esempio con un Cesare Pavese o con un Felice Balbo, che erano dei non accademici per eccellenza, pur essendo estremamente acculturati, straordinariamente attenti nel lavoro di edizione. Vinto il concorso nazionale per una cattedra di storia e filosofia, nel 1942 viene destinato a Lucca. È il suo grande esordio di educatore. Intorno al giovanissimo professore torinese si forma ora una prima cerchia di discepoli amici in un incontro di intensità singolare. Ecco realizzarsi un'attività educativa globale come la paideia dei Greci. Fa vivere il confronto che Giorgio Colli stabilisce tra mondo antico e mondo moderno. Alcuni protagonisti di quell'esperienza determinante si ritrovano a Lucca per rievocarla. Ma racconta quando portavi lo zucchero per prendere la cioccolata al pomeriggio per fare le merende, racconta quello, Olga, che arrivavi così quando ci hai prestato la bicicletta, ci prestavi la bicicletta per fare i nostri traslochi con i 2 guanciali e la valigia grande, quando andavamo da una camera all'altra, da una casa all'altra, e il nostro bagaglio erano 2 guanciali e una grossa valigia. E Giorgio li mettevamo sulla tua bicicletta e poi Giorgio spingeva a mano la bicicletta e io avevo le 2 valigette buone, quelle del viaggio di nozze, le portavo io perché erano preziose. Ma si dovrebbe dire che anni erano prima di tutto, no? Cioè il 42, autunno 42 fino al 49. Io però non vorrei tanto fare il confronto con i figli di adesso, quanto vorrei ricordare una cosa, che all'università a noi ci offrivano 2 tipi di cose, a noi che eravamo usciti appena dal fascismo e da questa cosa, o Croce o il comunismo. E è stato in questo contesto che c'è stato, perlomeno per me, questo incontro con Giorgio, che invece offriva un panorama diverso, elitario se vuoi, però così che coglieva, ci dava delle cose, ci dava delle indicazioni per un modo diverso di vedere le faccende. Giorgio voleva veramente comunicare agli altri questo suo senso martellante della vita in profondità, così, questa intensità quotidiana, per cui ogni giorno era come una vita, no? L'evento decisivo è, secondo me, questo incontro della giovinezza. C'è in Giorgio, sì, c'è, che cosa? La capacità
di giustificare l'esistenza del diverso e di spingere il diverso a essere diverso fino alle estreme conseguenze. Io mi ricordo benissimo che quando cominciai con i miei primi tentativi politici, lui mi disse: tu se fai il politico devi fare il politico fino in fondo, non devi fermarti a mezza strada, devi essere politico fino all'ultima conseguenza. Nel 1944 è proprio Mazzino Montinari, appena sedicenne ma già impegnato nell'attività clandestina, a predisporgli la via del passaggio in Svizzera attraverso la Valtellina. L'incontro dove è avvenuto? È avvenuto a una mensa, una grande mensa nuda nel castello di Trevano, nelle vicinanze di Lugano, nel 1943. Erano gli anni della guerra, io ero un rifugiato, Giorgio era un rifugiato. Io provenivo da 15 campi di internamento sparsi, disseminati attraverso tutta la Svizzera, ed ero giunto a questo 16° campo, che era un campo scuola, era già una promozione, si cominciava a star meglio in un campo scuola, c'era un pochino più agio, eravamo degli insegnanti. Il fatto forse paradossale è che Giorgio insegnava storia e io insegnavo filosofia. Venivo dalla filosofia, ero solo un filosofo allora. Non pensavo ancora lontanamente di dedicarmi al teatro. È stato un evento che si è determinato nel dopoguerra. Ricordo che nelle lunghe serate di Trevano è cominciato questo nostro lungo dibattito filosofico, mangiando, non c'era altro, delle patate lesse e intingendole nel sale. E così, sbocconcellando patate fino a un'ora tarda della notte, noi abbiamo iniziato la nostra discussione filosofica. Ripeto, io partivo da Eraclito e stranamente a quei tempi Giorgio, per quanto ricordo, era un parmenideo, credeva nell'essere, in un essere di cui a noi non giungono che le apparenze, ma un essere immobile, quindi in una posizione antitetica rispetto al fluire delle cose in una interpretazione di Eraclito che era quella di allora, ovviamente, non è l'Eraclito ultimo quale traspare, non nell'ultimo libro, nell'ultima opera che ancora non conosciamo, ma già traspare nella nascita della filosofia, traspare dalle introduzioni ai Sapienti. 1948. Chiusi scritto tra i filei, rivela il folgorante rapporto di Giorgio Colli con il mondo greco. Il titolo deriva da Eraclito, protagonista della sapienza greca più antica, e significa natura, in senso interiore, ama nascondersi. Bello, senza riserve è l'amore per la verità. Esso porta lontano ed è difficile giungere al termine del cammino. Più difficile però è la via del ritorno, quando si vuol dire la verità. Voler mostrare la verità nuda è meno bello, poiché turba come una passione. Quasi tutti i cercatori di verità hanno sofferto di questa malattia da tempo immemorabile. Svelare la verità di uomini che al di là di tempi immemorabili hanno saputo nasconderla, resistendo all'insania. Il sacrilegio è in se stesso la propria punizione, poiché la verità in questa ebbra e palpitante di lacerazione si presenta disarmata, incapace a sostenersi e a giustificarsi. L'impietà è però anche una purificazione. L'avvenire appare sgombro, non rimane che proteggere la verità, nasconderla di nuovo. In realtà proteggeremo così noi stessi. Essa è intangibile nel profondo, e neppure le parole che scriviamo adesso
le fanno male. La verità non è mai compromessa. Tutto quanto si dice sul suo conto può essere falso, è illusorio. A Firenze, in questa sua prima casa di Settignano, a partire dal 1949 si svolge la vita di Giorgio Colli. L'Università di Pisa, conseguita la libera docenza, gli ha affidato l'insegnamento di storia della filosofia antica. I Colli Fiorentini di Settignano prima e di Fiesole poi sembrano corrispondere a una vocazione che non è ascetica, ma richiede una concentrazione completa nell'attività, nelle grandi e rischiose imprese culturali che ora affronta e porta silenziosamente a compimento. Una dopo l'altra vedono la luce le sue nuove edizioni dei caposaldi della logica occidentale, da Aristotele a Kant, quando dirige i classici della filosofia di Einaudi. Quando crea l'enciclopedia di autori classici di Boringhieri, fa scoprire o rivalutare esperienze essenziali dell'Occidente e dell'Oriente. E con Adelphi realizza su scala mondiale la grande edizione critica di Nietzsche e pubblica le recenti sue opere originali, di sorprendente novità conoscitiva e luminosità espressiva, culminate nella nuova impresa titanica, la Sapienza greca. L'intensità del lavoro non è mai separata dall'intensità di un tono della vita che è immediato e diretto. Chi è completamente estranea alla figura del sapiente privo di slancio vitale, annebbiato dalle cortine fumogene delle mediazioni che lo separano dal mondo. Questo suo distacco che congiunge rende più che mai congeniale la validità della necessaria esperienza diretta, da lui chiamata in passato ironicamente con il termine vissutezza. Si crea un modello di vita che si svolge su due piani, quello severo e rigoroso della ricerca e quello intimo e altrettanto intenso dei rapporti vivificanti creati a Firenze, a Pisa e nei rapidi viaggi, per lo più legati a impegni di lavoro. Questi rapporti umani, intessuti di gaiezza e di ironia, danno un rilievo particolare ai suoi contatti con il mondo dello spettacolo e imprimono un significato inesauribile a un semplice appuntamento per le vie affollate o in un locale della città. Cioè che le cose che si facevano avevano un senso in quanto contribuivano a creare un tono di vita che poi ci avrebbe seguito, in cui saremmo vissuti allora e dopo. No, l'unico pericolo semmai in quegli anni era un po' quello di una prevaricazione, o ideologica, o dottrinaria, o semplicemente metodologica. E quindi ecco il riferimento ai greci, ma anche a cose molto particolari degli stessi greci, tipo quello della quarta pitica, cioè di imparare a divenire quello che si è rimasto in fondo fondamentale. Ha trovato poi altri riscontri, non solo nelle cose metafisiche che sappiamo di Spinoza, ma appunto poi nelle inattuali di Nietzsche. C'è l'idea che se non si diviene, se non si è se stessi, allora salta per aria tutto. Cioè ognuno vive senza sapere di non essere quello che fa, quello che pensa, quello che desidera. Cosa vuol dire? Che ognuno dipende in mille modi dal mondo esterno. E insegnarci, insomma, a uscire da questa dipendenza dal mondo esterno è stata una conquista non indifferente, credo. Anche per i filosofi di professione, penso che possa essere così. Per noi, qui devo dirlo, per la casa Einaudi e per la cultura italiana ha fatto molto, sia fondando questa famosa collana di classici della filosofia, di cui il suo contributo è stato notevole con la traduzione dell'opera più famosa, la traduzione dell'organo di Aristotele, che l'ha impegnato per alcuni anni. Quindi era quest'uomo che ha lavorato
per sé, per la cultura, senza chiedere in fondo nulla come riconoscimento. Il riconoscimento gli veniva in modo spontaneo, naturale, attraverso la sua opera, che è stata un monumento di serietà critica, di impegno. La novità di Colli è stata, io direi, quella di avere superato i valori, le funzioni della filologia, della logica, proprio attraverso uno studio interno alla logica che è culminato dopo gli studi su Platone Politikos, Physis, Cryptes et Philei, è culminato nelle ricerche aristoteliche, nell'accertamento, nella convinzione della insufficienza della logica e della filologia a risolvere i problemi ultimi. È stato, direi, il passaggio dalla filologia alla filosofia l'esito di questa esigenza di individuare il dato. Enciclopedia di autori classici diretta da Giorgio Colli. Classici, in che senso? È il punto di partenza. Questo non è un libro distensivo. Non si rivolge a coloro che leggono per riposarsi e neppure a chi legge per estendere le sue cognizioni. È uno scritto destinato a chi ha ancora qualcosa da decidere sulla sua vita e sul suo atteggiamento di fronte alla cultura. Quando sentiamo in noi una simile incertezza, il desiderio di muovere i primi passi e il bisogno di una guida che ci sorregga, allora arte, scienza, filosofia possono indirizzare la nostra vita, purché prendano la figura di una persona che incuta in noi rispetto e ammirazione. E scegliendo un maestro, ci cominciamo a diventare qualcosa. E ciò per la modestia dell'atto, che attenua l'orgoglio giovanile, e per la fiducia nel sostegno, che dà fermezza al nostro incedere. Vivere in generale significa essere in pericolo. Così leggiamo in questo libro, e di tale natura sono i suoi insegnamenti. E se nelle parole di Nietzsche e attraverso lui di Schopenhauer noi cerchiamo la filosofia, la sua voce è ben diversa da quelle che abbiamo inteso nelle scuole. È una voce troppo aspra per una filosofia che dovrebbe, così ci hanno detto, interpretare la totalità della vita. Eppure l'asprezza della vita tutti la conosciamo. Ma se la filosofia deve discendere da una visione universale della vita, se deve, quanto più è possibile, assomigliare alla vita, allora Nietzsche e Schopenhauer sono gli ultimi filosofi che non usurpino questo nome. E non importa se nella loro rivelazione del mondo questi filosofi hanno fatto emergere una visione tragica, hanno mostrato il sostrato terribile, feroce della nostra esistenza, salvando dalla condanna della vita individuale e associata soltanto la cultura dell'uomo, l'arte, la religione, la filosofia. Dal dolore di questa conoscenza sorge una nuova possibilità del nostro agire nel conservare e rafforzare l'esistenza della cultura. Questo è il senso più profondo del loro insegnamento. E capire questi filosofi significa operare nella direzione da essi indicata, in modo che l'inattualità della loro vita, il loro distacco dagli uomini e dagli interessi storici che li circondavano non si riproducano in altri filosofi solitari simili a loro, ma siano il principio di un rivolgimento che faccia risorgere la cultura come vita vivente, essenza di una società, sia pure ristretta, di uomini. Nel caso di Giorgio Colli, era evidente che quando io decisi di cominciare un'attività editoriale scientifica, perché questo era già un punto assodato, ne parlassi con gli amici. Per lui la scienza non era tutto, lui era un filosofo e quindi ci teneva
collocare la scienza, diciamo, nel suo posto accanto ad altri modi di considerare il mondo. E allora lui elaborò un programma di classici ai quali dava la parola per esprimere, naturalmente però in primo luogo, se stesso, e si buttò su questa iniziativa con tutta la sua passionalità, con tutto il suo entusiasmo, e fece infatti uscire un numero molto rilevante di libri, che furono circa una 90 in meno di 10 anni. Insomma. Citazioni proibite. Un falsario è chi interpreta Nietzsche utilizzando le sue citazioni, perché gli farà dire tutto quello che vorrà lui, aggeggiando a suo piacimento parole e frasi autentiche. Nella miniera di questo pensatore è contenuto ogni metallo. Nietzsche ha detto tutto e il contrario di tutto. In generale è disonesto servirsi delle citazioni di Nietzsche parlando di lui, perché così si dà valore alle proprie parole con la suggestione che suscita l'introduzione delle sue. Così parlò Zarathustra. Ecco, non c'è sopra né sotto, slanciati e vola, in giro, in avanti, all'indietro, tu che sei lieve, canta, non parlare più. Non sono le parole tutte fatte per i grevi, non mentono tutte le parole per chi è lieve, canta, non parlare più. Ma quando la danza e le fanciulle se ne furono andate, diventò triste. Il sole è sotto da un pezzo, il prato è umido, dalle foreste viene il freddo, qualcosa di ignoto mi avvolge e guarda pensoso a me. Come tu vivi ancora, Zarathustra? Perché? Per chi? Con che? A che? Dove? Come? Non è follia vivere ancora. Ahimè, amici, è la sera che mi mette in bocca queste domande. Perdonatemi la mia tristezza, si è fatta sera. Perdonatemi che si sia fatta sera. Così parlò Zarathustra. Ma dette queste parole Zarathustra fu sopraffatto dalla violenza e dal dolore per la prossima separazione dagli amici, tanto da singhiozzare forte. Né alcuno seppe consolarlo. Quella notte però egli andò via da solo e abbandonò i suoi amici. La casa editrice Adelphi nacque nel 62 col fermo proposito di realizzare questa edizione. Io ero convinto che un editore al suo inizio deve avere anche un'impresa di grande portata per farsi conoscere non solo nel proprio paese ma anche all'estero. Se volevamo fare una traduzione italiana non avevamo i testi. Altrettanto chiara e coraggiosa fu la posizione di Giorgio, il quale disse: se non abbiamo i testi ce li facciamo. E io ricordo ancora la mia costernazione quando lui disse: va bene, vuol dire faremo l'edizione tedesca noi. Questo avvenne nella primavera del 61. In un anno si trovò il modo di associare a questa impresa l'editore Gallimard di Parigi e quindi di poter iniziare il lavoro necessario per l'edizione stessa. Alcuni anni dopo ci fu un accordo con un editore tedesco, De Gruyter, di Berlino,
e poi anche con un editore giapponese. Una cosa è sicura, senza Giorgio Colli questa edizione non avrebbe mai avuto inizio. La collaborazione di Colli alla Delfi si esplicò poi, una volta avviata l'edizione delle opere di Nietzsche, con alcuni apporti personali di grande importanza, come la pubblicazione della filosofia dell'espressione dopo Nietzsche e la nascita della filosofia. Il primo di questi libri venne pubblicato nel 69. Il mondo è rappresentazione. Il mondo che si offre ai nostri occhi, quello che tocchiamo e quello che pensiamo, è rappresentazione. Come dalle Upanishad antiche e da Parmenide in poi ha compreso ogni speculazione penetrante. Su questo si può tagliare corto. Gioco e violenza. Nel nesso che congiunge due rappresentazioni si ravvisano due componenti in contrasto fra loro. Un aspetto di questo legame viene rivelato dalla natura della memoria, poiché nella persistenza di cui essa è testimone, nella conservazione di ciò che era prima, vi è un elemento fatale, ineluttabile, una consistenza del fondo della vita, una durezza che prescinde da ogni volontà e si impone al di fuori di ogni principio di individuazione. Insomma, un elemento di costrizione e di violenza. L'altro aspetto è la gratuità, l'arbitrario, il salto qualitativo che rinnova la separazione dell'immediatezza dalla sua prima sedimentazione espressiva. È un carattere di imprevedibile lievità e di gioco. Nella fase di riflusso, la natura del vincolo tra le rappresentazioni diventa così una modalità, la quale viene determinata secondo una legge, e seguendo la traccia di quella violenza viene assegnata separatamente a una certa relazione rappresentativa con il nome di necessità, oppure, seguendo la traccia di quel gioco, viene assegnata con il nome di caso. Potenza della memoria. La conoscenza è soltanto memoria, mai vera immediatezza. Le sensazioni, addirittura le impressioni sensoriali, e in genere tutto quello che i filosofi hanno chiamato conoscenza immediata, non sono altro che ricordi. E il tessuto intero della coscienza, ossia il conoscere effettivo di un soggetto umano, quello che sentiamo, rappresentiamo, vogliamo, operiamo, la nostra anima o una stella, è una semplice concatenazione di ricordi che si collegano a costituire il mondo della rappresentazione. Il fanciullo allo specchio, dicono i testi orfici. Efesto fece uno specchio per Dioniso e il dio, guardandovi dentro e contemplandovi la propria immagine, si gettò a creare la pluralità. Lo specchio non soltanto è un'indicazione della natura illusoria del mondo, ma dalla nascita di questo esclude ogni idea di creazione, di volontà, di azione. Tutto è fermo. La vita è il fondo della vita. Sono un Dio che si guarda allo specchio. Fuori del logos, gioco e violenza sono inscindibilmente commisti. Ed è proprio il radicale specchio di Dioniso che, riflettendo questo contenuto magmatico, lascia scorgere sulla sua superficie le immagini chiarificate dell'apparenza, rette dal dominio alternativo tra il necessario e il casuale. Dopo Nietzsche, un cammino a ritroso. L'artista non imita nulla, non crea nulla. Ritrova qualcosa nel passato. Noi siamo sazi di questo mondo di forme, di colori, di individui. Ne siamo oppressi, disincantati. L'arte non assomiglia a nulla di questo mondo. L'artista inverte il corso del tempo, scoprendo da quale passato è nato questo presente, suscitando, facendo riemergere quel passato.
Ma il tempo invertito, il tempo artistico, non è guidato dalla necessità. È bizzarro, imprevedibile. Quel passato sorge da un altro passato, però senza un nesso di continuità. E la falsa vivezza dell'esistenza abituale, presente, non può essere prodotta dall'artista. È il filo della necessità da lui ripudiato che la produce. Il falso distacco dell'esistenza artistica, per contro, è un recupero delle rappresentazioni nascenti, che agglutinandosi fanno sorgere l'individuo. La vita è nel passato. Sapiente è colui che getta una luce nel buio del passato. Indecifrabile, sfuggente è la natura di ciò che è stato. Se guardiamo il passato, se cerchiamo di recuperarlo, ci sembra l'ora di perdere la vita. Se guardiamo la vita, scopriamo il passato. Ciò che è trascorso da un istante o da un millennio è identicamente perduto. Nel grido della felicità, nell'urlo della disperazione, ecco, in quell'attimo che già ha una risonanza, la vita immediata è svanita ormai, dileguata, per sempre. Ma noi ci aggrappiamo a quel passato, non vogliamo perderlo. Tutta la nostra esistenza cosciente non è che eco, propagazione di quella vita. Le onde vanno attenuandosi in gridi, in attimi, in struggimenti, ricordi, in fantasie, in pensieri, e nel fluire digradante di quelle ripercussioni nuovi scuotimenti intervengono, così che le increspature si intrecciano e si confondono. Se ci inoltriamo più indietro ancora, per scoprire la vita sorgiva da cui è scaturita l'onda che sempre ci avvolge, naufraghiamo nel buio dell'irrappresentabile. Non ci giova aver abbandonato il sussulto evanescente di ciò che vive ora. Se invece voltiamo le spalle al passato e sezioniamo ciò che ci sta di fronte per cogliere la vita mentre fluisce in noi, allora ogni volto, forma, corposità, colore, figura della vita che ci circonda sembra ovunque scomporsi in frammenti di passato. La concretezza del mondo presente è un'astrazione mascherata, lungamente elaborata prima di noi e da noi. Ogni fremito è una menzogna, ogni immagine un miraggio. Il modello dell'integrità. L'uomo moderno è spezzato, frammentario. Ciò che la collettività si attende dall'individuo presuppone in lui è sempre diverso da quello che gli scopre in se stesso come autentico, sorgivo. E chi è qualcosa di più che una formica, che vuole lasciare dietro di sé una traccia durevole tra le apparenze, il suo strascico di cometa o di lumaca viene frantumato dal mondo umano, non dalla sua ostilità, ma semplicemente dalla sua estraneità, dalle sue regole, dai suoi comportamenti, dalle sue consuetudini. Nella collettività l'espressione dell'individuo non riecheggia, non rifulge più, è perduta l'armonia del mondo antico. Negli ultimi 2 secoli l'apparizione di una grande personalità si accompagna al quadro di un'esistenza tragica, quando non intervenga un temperamento accomodante e vile a preservare l'individuo. La lista sarebbe lunga. Nietzsche è un esempio clamoroso, emblematico di questo destino, poiché in un mondo che stritola l'individuo, Nietzsche è stato capace di farci vedere l'individuo non piegato dal mondo. Questo risultato lo raggiunse in un'epoca che si è compiaciuta, e il compiacimento oggi è anche più forte, di mostrare la vita spezzata, l'individuo fallito. Se la persona di Nietzsche è stata infranta,
ciò non dimostra nulla contro di lui. In cambio egli ci ha lasciato un'immagine diversa dell'uomo ed è con questa che dobbiamo misurarci noi. Il momento in cui la risonanza del pensiero di Colli raggiunse il suo punto più alto fu con la pubblicazione della Sapienza greca, un'opera a più volumi, lungamente meditata e preparata attraverso i suoi studi particolari sulla filosofia presocratica e nei corsi che teneva a Pisa su questi filosofi. Mi ricordo una sera d'estate, eravamo a Marina di Pisa, mi sembra. Era da poco che conoscevo Giorgio Colli e noi discepoli eravamo insieme a lui. E quella sera ho avuto un'impressione abbastanza strana, che in seguito si è ripetuta altre volte e si è rafforzata. Cioè che noi discepoli forse eravamo un po' come un giocattolo per lui. Cioè lui ha detto certe cose nei libri, no? Che erano praticamente le stesse cose che diceva a noi, magari più sintetizzate, più astratte, insomma. Però nei libri deve partire da certe premesse, no? Perché il pubblico è lontano, è eterogeneo, non è conosciuto, dico personalmente. Cioè con noi queste premesse non erano necessarie. Cioè lui in noi era riuscito a creare questo, era riuscito a creare un gruppo con cui poteva parlare senza quelle premesse che invece doveva dire ad altri, insomma. Ecco cosa intendo per dire giocattolo, no? Cioè c'erano alcuni, per esempio, che sentivano la necessità proprio biologica di creare tra sé e lui degli argini teoretici, morali, no? Cioè questi qua erano, a mio avviso, i più deboli, insomma, i peggiori. Ecco, vorrei fare un paragone. Come il Tempio greco fissa in immagini nel tempo un sogno del Dio che si presenta agli uomini, così la ragione di Colli fissa in forme di diamante uno sguardo lanciato una volta sull'immediato. Direi che questo è stato per me Colli e non aggiungerei altro per quel che riguarda riferimenti alla persona o alla figura, in quanto credo che la sua natura amasse nascondersi. Giorgio Colli. Per me è difficile parlarne, perché è veramente strano dover descrivere questa esperienza straordinaria che è stato non soltanto avere conosciuto un filosofo, ma soprattutto averlo avuto come maestro, con tutto ciò che si è ripercosso nella propria vita di ciascuno di noi. La sua conoscenza ha significato il cambiare non soltanto l'atteggiamento nei confronti della vita, ma anche la vita stessa per noi. Per chi fosse disposto a considerare che forse la natura di questo mondo è illusoria, nel senso che è tenuto insieme da qualcosa di nascosto e che gli oggetti esistono in un modo che non è quello che sembra, conoscendo Colli c'era la possibilità che questo stato di cose passasse dal livello di una considerazione teorica che ha una coerenza solo astratta, ma poi non significa nulla per l'interiorità di un uomo, a quello di qualcosa che si sente immediatamente. Questo perché in presenza di Colli, nei momenti migliori, questa situazione
era qualcosa che permeava l'ambiente, e questo senza però che ci fosse nei confronti della vita un atteggiamento di svalutazione, considerandola ridotta solo apparenza. La risonanza della parola di Colli nasce dall'apprezzamento per la ricchezza e la polivalenza della vita. Seguirla in profondità vuol dire consegnare un valore definitivo al vivere. Significa acuire niccianamente lo sguardo per ciò che è perfetto, per l'esuberanza e la compiutezza di ciò che è, per ciò che Colli chiamava gli dèi. Giorgio Colli ha proposto un modello della vita intesa come massima potenza. Non è il potere dell'azione la massima potenza, perché chi agisce è costretto da un oggetto esterno a sé, e il potere consiste nel costringere mediante azioni le azioni di altri individui. Nella sfera dell'azione il circolo della potenza non si chiude mai, perché chi agisce è contrapposto all'infinito a ciò cui si rivolge. Ma chi conosce non ha più nulla fuori di sé. Al filosofo, pertanto, l'azione è superflua, e soltanto alla vita come conoscenza spetta l'attributo della massima potenza. È con questa proposta che deve misurarsi chi è interessato a lui. Vi ricordate la sua critica della morte? Una visione ottimistica della vita si basa sulla contestazione dell'individuo. Se l'individuo è in essenziale illusorio, altrettanto lo sarà il suo perire, la morte in generale. Dolore, gioia, morte esprimono l'immediato, appartengono alla vita. Il suo impegno maggiore è stato quello filologico di andare a ritrovare attraverso lo studio dei termini il significato e il valore dei termini medesimi nel tempo in cui essi vennero, riscontrando che ogni epoca ha un suo linguaggio, ha una sua storia, la quale però dall'altro lato, secondo il Colli, comincia dal momento in cui viene ad esserci una decadenza del primo momento della sapienza greca, la quale sapienza è una sapienza, come egli stesso scrive, che è una follia, e la sapienza autentica non può non essere che follia proprio perché è divina e non è umana. Nel momento in cui diventa umana, cioè storia, e allora a quel punto è chiaro che può diventare o logos o discorso, e nel discorso avviene la decadenza. Di qui ora l'impegno di Colli, ed è qui che io posso non essere più d'accordo col Colli, ma proprio questo non essere d'accordo col Colli mi porta ad apprezzare il Colli stesso, che proprio nel dissenso sta la validità di un uomo. Un libro che non mi fa pensare non è un libro che mi mette in disaccordo è un libro serio, perché appunto mi provoca modi di pensare e quindi di essere diverso da quello che ero prima. Mi ricordo una frase sua che mi ha fatto molta impressione, perché vi ho ritrovato un pensiero espresso da un filosofo americano vivente, che cioè la filosofia moderna non è che un commento di Platone. Bene, ma Colli l'aveva preceduto osservando appunto che la filosofia non fa che sviluppare il pensiero di Platone. E il pensiero di Platone era poi per Colli un punto d'arrivo del processo formativo della filosofia. La sua impostazione dell'opera sulla sapienza greca è originalissima. Se noi pensiamo che è il primo che si è così
non vorrei dire liberante perché potrebbe sembrare irriverente verso la memoria di grandi studiosi come Diels e come tutti quelli che si sono occupati della filosofia presocratica, ma devo dire che Colli è stato il primo che ha dato, insomma, che ha visto la importanza, diciamo, del pensiero religioso greco proprio in funzione di una comprensione, di una intelligenza del pensiero filosofico. Lui aveva trovato una risposta per il recupero dell'irrazionale, l'aveva trovata come uomo di sapere, come filosofo. Lui aveva proposto l'unificazione a posto della scissione. Non aveva detto da una parte i drogati, i folli, gli esaltati, dall'altra parte noi uomini della ragione. Aveva proposto l'unificazione in ogni individuo, la congiunzione tra Dioniso e Apollo, e la differenza tra loro due è poca cosa, in quanto l'uno è nell'altro. Cito, leggo qui nel dopo Nietzsche questa frase: questo è il cammino dell'artista, da una rappresentazione nascente a un'altra, secondo la traccia del tempo invertito, in direzione dell'immediato. È una cosa addirittura impressionante, perché praticamente il lavoro di laboratorio da anni segue questo cammino a ritroso in direzione di tecniche estatiche originarie, in particolare di tecniche sciamaniche, nella previsione di un linguaggio sciamanico, se posso chiamarlo così, per un futuro teatro, e quindi di un teatro di qualità sciamanica. La sapienza greca. Perché da Dioniso faccio cominciare il discorso sulla sapienza? Con Dioniso, in vero, la vita appare come sapienza, pur restando vita fremente. Ecco l'arcano. In Grecia un dio nasce da un'occhiata esaltante sulla vita, su un pezzo di vita che si vuole fermare, e questo è già conoscenza. Ma Dioniso nasce da un'occhiata su tutta la vita. Come si può guardare assieme tutta la vita? Questa è la tracotanza del conoscere. Se si vive, si è dentro una certa vita, ma voler essere dentro tutta la vita insieme, ecco questo suscita Dioniso, come Dio onde sorge la sapienza. In termini pacati, Dioniso è il Dio della contraddizione, di tutte le contraddizioni. O meglio, di tutto ciò che manifestandosi in parole si esprime in termini contraddittori. Dioniso è l'impossibile, l'assurdo, che si dimostra vero con la sua presenza. Dioniso è vita e morte, gioia e dolore, estasi e spasimo, benevolenza e crudeltà, cacciatore e preda, toro e agnello, maschio e femmina, desiderio e distacco, gioco e violenza, ma tutto ciò nell'immediatezza, nell'interiorità di un cacciatore che si slancia spietato e di una preda che sanguina e muore, tutto ciò vissuto assieme, senza prima né dopo, e con pienezza sconvolgente, in ogni estremo. E alla fine questa contraddizione è qualcosa di ancora più divergente, più insanabile di quella che i greci hanno sperimentato in se stessi. Nel contemplare Dioniso l'uomo non riesce più a staccarsi da se stesso, come fa quando vede gli altri dei. Dioniso è un dio che muore. Nel crearlo l'uomo è stato trascinato a esprimere se stesso, tutto se stesso, e qualcosa ancora al di là di sé. Dioniso non è un uomo, è un animale e assieme un dio, così manifestando i punti terminali delle opposizioni che l'uomo porta in sé. Qui appunto sta l'origine oscura della sapienza.
la tracotanza del conoscere che si manifesta in questa avidità di gustare tutta la vita e i suoi risultati, l'estremismo e la simultaneità dell'opposizione alludono alla totalità, l'esperienza indicibile della totalità. Dioniso è quindi uno slancio insondabile, lo sconfinato elemento acqueo, il flusso della vita che precipita in cascata da una roccia su un'altra roccia, con l'ebbrezza del volo e lo strazio della caduta, e l'inesauribile attraverso il frammentarsi, vive in ciascuna delle lacerazioni del corpo tenue dell'acqua contro le aguzze pietre del fondo. Il mostrarsi della freccia della sapienza si accompagna anche a ferite sanguinanti. Così opera la crudeltà di Apollo. Ristretta alla sfera della parola, la sapienza si manifesta come sfida del Dio. Ciò che Apollo suggerisce non è conoscenza luminosa, ma un tenebroso intreccio di parole. Lì si annida la sapienza. Ma l'uomo che si fa avanti allungando la mano deve districare il groviglio a costo della vita. In tal modo Apollo esercita la sua potenza e irretisce gli uomini meglio dotati per conoscere. In più la esercita attraverso la conseguente fomentazione alla lotta. Quell'intreccio di parole diventa oggetto di competizione, l'ansia di primeggiare nella conoscenza scatena tra gli uomini una gara in cui non si indulge al vinto. Ecco dunque l'enigma, la sua presenza grave e solenne. Chi non risolve l'enigma è ingannato. Il sapiente è colui che non si lascia ingannare. L'azione dell'enigma è di ingannare e di uccidere mediante l'inganno. Su ciò ci ammaestra Eraclito. In fondo il sapiente è un guerriero che sa difendersi. Secondo me Nietzsche ha dato una speranza a tutti di poter essere filosofi. Cioè oggi non si è più filosofi perché si appartiene ad una setta, ad un gruppo di addetti ai lavori. Oggi tutti possono essere filosofi. Questa è la liberazione di Nietzsche. In questo è un allievo di Dioniso, che era il liberatore. Perché i sapienti erano detti terribili dagli antichi? Forse per venerazione, forse perché nessuno era capace di scoprire a quali fini mirassero le loro parole. Ma oggi i filosofi sono agnelli. Anche il filosofo è un commediante. Guardate i suoi concetti. Quando lo spettacolo è finito, la pergamena è srotolata per intero. Ecco il burattinaio che ripone inerti e flosciate le marionette del suo gioco e ne raccoglie i fili arruffati. È forse un pathos filosofico l'attrazione verso l'enigma? Chi tenta di interpretare il mondo come un enigma è mosso da un istinto serio, ferreo, profondo, violento, quasi per il presentimento che in fondo alle cose vi sia un filo conduttore, scoperto il quale sia possibile tracciare il disegno per uscire dal labirinto della vita e insieme da un istinto giocoso, lieve, avido di imprevisto, dall'ebbrezza di chi toglie con meditata lentezza i veli dall'ignoto. Che cos'è la tracotanza del pensiero? Il nostro è un secolo di anarchia filosofica e in questa labidità c'è una lusinga, un pericoloso stimolo alla sfrenatezza. La tracotanza sta in agguato e a poco valgono le maschere. Se diciamo che tutto è apparenza siamo pessimisti? Chi non ha sguardo per l'apparenza è incline alla calunnia. Il mondo è una festa della conoscenza e oggi forse più che mai nel periodo empedocleo in cui viviamo e ovunque lo spettacolo, la manifestazione visibile della vita celebra un trionfo. E alla fine il riso oppure? Sì, ma il riso è uno spasimo espressivo. I dadi sono gettati e ancora rotolano, eppure quando si arrestano mostrano qualcosa che non è un gioco.